Ciao a tutti, bentornati a Irene and the Dogs. Nel video di oggi affronto una leggenda molto diffusa e molto radicata, ovvero la credenza che per insegnare al cucciolo a sporcare fuori casa bisogna appoggiargli il muso nella pipì e accompagnare il gesto da un paio di sculacciate ben assestate, oppure utilizzando un giornale arrotolato. Allora, vi dico subito che a fronte di numerosi casi in cui questo metodo si è rivelato controproducente, portando agli effetti che vedremo dopo, ci sono anche casi in cui l'obiettivo è stato raggiunto. Però attenzione, non è stato un merito dell'utilizzo di questo metodo, ma è stato un merito del vostro cane che ha imparato da solo, nonostante noi non l'abbiamo agevolato. Vi dicevo, perché secondo me questo metodo è da evitare? Non solo secondo me, premetto. Allora, primo punto, il cane potrebbe non considerare una punizione avere il muso pucciato nella pipì. Secondo punto, potrebbe non associare causa ed effetto, ovvero pipì in casa, punizione. 3. Potrebbe arrivare a temerci. 4. Per fortuna esistono metodi migliori. Rivediamo un attimo questi punti. Allora, perché dico che potrebbe non considerare una punizione avere il muso pucciato nella pipì? Perché se ci pensate, i nostri cani quando sono in passeggiata hanno costantemente il muso pucciato nella pipì degli altri cani, annusano le deiezioni degli altri cani, anche la loro. E questo perché? Perché loro ricavano moltissime informazioni dai bisogni e quindi le reputano veramente molto interessanti. Quello che invece il cane può considerare una punizione è sicuramente il nostro atteggiamento, quindi il fatto che noi siamo irritati e magari aggressivi, il nostro atteggiamento viene accompagnato magari anche da punizioni fisiche e verbali. Questo per lui è molto chiaro. Però, nonostante tutto, potrebbe non associare causa ed effetto. Ovvero, se il cucciolo fa la pipì in casa quando noi siamo al lavoro, e noi poi torniamo, troviamo la sorpresa, ci arrabbiamo moltissimo e lo puniamo, la punizione è troppo distante dal momento in cui lui ha effettivamente fatto la pipì. Quindi lui non riesce ad associare i due eventi e la punizione non risulta né efficace né istruttiva. Cosa avviene invece? Questo crea in uno stato di ansia e di insicurezza il cane che ci considera instabili e scostanti. Cosa pensereste voi se il vostro partner ogni tanto vi desse 2 schiaffi per una cosa che si ricorda solo lui, che avete fatto 2 mesi fa? Insomma, lo terreste d'occhio, non sareste poi tanto sereni e non capireste soprattutto a cosa è dovuta la punizione. Vi dicevo, se invece potrebbe imparare a temerci sia per questo motivo che anche se noi magari lo puniamo nel momento stesso in cui lui fa i bisogni. In questo caso lui riuscirebbe ad associare i due eventi perché la punizione arriva subito dopo il fatto che lui fa la pipì. Però cosa può succedere? Può succedere che allora il cucciolo non vuole più sporcare in nostra presenza e se noi lo portiamo fuori lui non si lascerà andare, non farà i bisogni perché avrà paura di essere punito. E allora cosa potrebbe succedere? Potrebbe farla sempre in casa quando noi non ci siamo oppure andare a nascondersi, farla in qualche luogo in cui noi non lo vediamo o ancora potrebbe mangiarsi i bisogni per togliere le tracce. Questo non è l'unico motivo per cui i cani mangiano a volte i loro bisogni, però può essere un motivo. Vi dicevo che però per fortuna esistono dei metodi migliori. Quindi cos'è che dobbiamo preferire? Prima di tutto individuare i momenti in cui è più probabile che il cucciolo faccia i bisogni, poi premiarlo quando li fa fuori e infine portarlo fuori spesso. Quali sono i momenti in cui è più probabile che il cucciolo faccia i bisogni? Quando il cucciolo si è appena svegliato, quando ha mangiato, quando ha bevuto e dopo aver giocato. In questi momenti o lo portate subito fuori oppure lo osservate e se comincia a girare su se stesso, a annusare per terra e a cucciarsi, hop, prendetelo al volo e portatelo fuori immediatamente. Se la fa fuori, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sicuramente premiarlo con bocconcini, feste, premi, carezze, di tutto e di più. D'altra parte, qual è il modo in cui insegniamo ai bambini a non fare più bisogni nel pannolino? Dicendogli quanto sono bravi, facendogli un sacco di complimenti perché lo fanno bene il vasino, ok? Non certo dandogli le sculacciate. Però vi dicevo, i cuccioli bisogna portarli fuori molto spesso perché fino ai 4-5 mesi non hanno ancora il controllo degli sfinteri, ovvero non riescono a trattenerla.
e bisogna portarli fuori ogni 2-3 ore. Capisco che per un proprietario questo possa essere problematico, però consiglio quindi di rivolgersi a un dog sitter oppure di prendere il cucciolo in un momento in cui si ha più disponibilità di tempo, magari durante le feste. Quindi, ricapitolando, evitiamo di utilizzare questo metodo che può portare a diversi effetti collaterali. Cerchiamo invece di portare fuori i cani più spesso, osservare i momenti in cui è più probabile che faccia i bisogni e premiarlo tantissimo, fino a che non imparerà a fare i bisogni fuori, la cosa diventerà assolutamente naturale, non ci sarà ovviamente più bisogno di premiarlo. Bene, questo è tutto, ci vediamo settimana prossima con un altro video che si intitola Dispetti premeditati, li pensa di notte? Un grossissimo ciao da Irene e Pinta!